lettere d'oro su pergamena, miniature raffinate e una affollata scena dai Paesi Bassi nell'arte del Vangelo di questa settimana, che racconta la parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna in vari momenti del giorno, anche all'ultima ora. Cominciamo con il Codex Aureus Epnacensis, parabola degli operai nella vigna, un'opera circa del 1030-1050 conservata al Museo Nazionale di Norimberga in Germania. Echternach è un piccolo comune del Lussemburgo. La città si è sviluppata attorno alla sua abbazia, fondata alla fine del VII secolo da un monaco benedettino inglese. Avvolta dalle fiamme nel 1017, l'abbazia risorse e ospitò un importante scriptorium e una famosa biblioteca. Nell'epoca della Rivoluzione francese, 1797, i monaci furono cacciati e l'abbazia venduta, tanto che divenne una fabbrica di porcellana. Molti manoscritti finirono a Parigi, mentre quello noto come Codice Aureo di Echternach è ora al Germanisches Nationalmuseum di Norimberga. Il Codice Aureo è uno dei manoscritti ottoniani più riccamente decorati e il suo nome fa riferimento al fatto che l'intero testo è scritto con inchiostro dorato. Noi che viviamo al tempo di scritture digitali sempre più effimere su schermi touch, bit impalpabili che si susseguono sullo schermo e rendono a volte difficile distinguere la parola dal chiacchiericcio, il dialogo io-tu dalla sintassi fluida e impersonale di uno chatbot guidato dagli algoritmi, siamo messi di fronte a un'opera che incarna, è il caso di dirlo, la parola in un supporto duro e stabile come la pergamena, che esprime nell'uso dell'inchiostro dorato il valore aureo di quelle parabole, cioè parole. In molte province dell'Impero Romano, infatti, fu adottato il nuovo verbo di parabolare, da cui derivò parlare. Palabra, in spagnolo, ancora oggi viene direttamente da parabola. E ancora, noi che viviamo al tempo della fretta, dell'esigenza di massimizzare il tempo e di disperderci in 1000 attività, siamo messi di fronte a un codice in cui ciascuno dei 4 Vangeli è preceduto da 2 pagine che riassumono il Vangelo, 2 pagine che imitano i tessuti, 4 pagine di scene narrative disposte in 3 registri per pagina, un ritratto dell'Evangelista a piena pagina, 2 pagine di testo decorativo prima di una iniziale a piena pagina e solo adesso inizia il testo vero e proprio. Un bel esercizio di lentezza e di concentrazione. Aveva scritto lo storico dell'arte William Lerche di Metz già nel 1958. Il pianificatore del libro non aveva certo fretta di portare il suo lettore al testo. Noi abbiamo un'attenzione media di 8 secondi per stimolo. L'artista della nostra miniatura nel Codex ha saputo condensare in una sintesi potente i molti personaggi e le varie fasi temporali della parabola.
I vari gruppi di persone rappresentano quelli chiamati di volta in volta al lavoro nella vigna. Vinea compare solennemente scritto in alto al centro. Sono tutti impegnati in un duro lavoro, chi con le zappe, chi con i roncolini. Alcuni dissodano la terra, altri sistemano i tralci, si curvano, piegati dalla fatica, alzano le braccia per raggiungere i tralci più alti. L'escamotage temporale è ancora più commovente. Si parte in basso con il blu profondo della notte che appena si apre al chiarore dell'alba, poi il giallo intenso del pieno giorno e del caldo, quindi il tremolante celeste del crepuscolo e infine il delicato rosa del tramonto, quando la giornata volge al termine. Ciascuno di questi momenti è stato il momento opportuno per rispondere alla chiamata del padrone della vigna. Di Jacob Wilhelmsson de Wet vediamo ora la Parabola dei lavoratori nella vigna, un'opera della metà del secolo XVII, ora visibile presso il Museo di Belle Arti a Budapest, in Ungheria. Pittore vissuto ad Haarlem, nei Paesi Bassi, nel Seicento, de Wet rappresenta la scena al termine della giornata di lavoro. Il tramonto infiamma gli alberi, il cielo, gli edifici. È stata una giornata di grande caldo e fatica. Alla spicciolata arrivano tutti. Non sono solo uomini, ma anche molte donne. Alcune portano brocche sulla testa, come neppure le modelle di una sfilata di moda saprebbero fare. Ci sono anche dei bambini, maschi e femmine. Il padrone della vigna siede al tavolo dei contabili, riccamente vestito. Ha la pelliccia e il cappello, eppure deve fare decisamente caldo. Gli attrezzi da lavoro sono finalmente deposti a terra e con essi almeno un po' della fatica sostenuta nel giorno. In primo piano in basso vediamo zappe, forconi, brocche vuote che hanno contenuto l'acqua per dissetarsi lungo i filari. Soprattutto vediamo gruppetti di persone sedute, in piedi, raggomitolate, intente a contare i denari ricevuti per la paga. C'è qualcosa che non torna. I primi hanno in effetti ricevuto quanto pattuito, ma grande è la sorpresa quando piano piano si scopre che la paga è stata uguale per tutti, nonostante le differenze di tempo di lavoro. L'uomo in piedi, ancora con il rastrello in braccio, sembra protestare per la paga ricevuta. Una donna in ginocchio porge la mano aperta per ricevere quanto di che sfamare i suoi bambini che le stanno accanto. Una coppia a destra in basso conteggia più volte le monete, mentre la donna culla il neonato sulle sue ginocchia. A destra i libri dei contabili, a sinistra in basso un cane annusa una cesta. È davvero un datore di lavoro molto strano. C'è una vicenda nella biografia di de Wet che possiamo leggere in controluce. Sentendo approssimarsi la sua morte, decise di bruciare tutti i suoi quaderni di schizzi. Pare che il motivo sia da ricercare nel senso di colpa per aver rovinato la carriera di un collega copiandone le opere
per farne abbassare i prezzi. Ci sono vari momenti nelle nostre biografie e non sono tutti, o magari quasi nessuno, del tutto raccomandabili. Ma c'è sempre lo spazio per la decisione che coglie il momento opportuno per accogliere la verità delle cose, fosse anche la chiamata a lavorare nella vigna, proprio all'ultima ora. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 1-16.